Oggi l'ho usato tutta la giornata, ragazzi, cioè vendete qualsiasi navigatore perché questo qui è davvero il navigator killer. È l'oggetto che tutti vorrebbero usare perché veramente sia in off che in strada eccezionale. Ma ora guardiamo un po' tutto come funziona, unboxing e come funziona, installazione e tutto il resto. 6%isti, buongiorno. Mi ha istigato un follower Scatafossi su YouTube a provare il navigatore CarPlay da auto per la moto. Allora, c'è un'azienda cinese che poi viene ribrandizzata da altre centinaia di nomi strani di aziende sempre cinesi che vende questo dispositivo che avevo già visto, però in effetti non avevo mai considerato. Il problema è che in ogni sacrosanto evento, che sia su strada, che sia su fuoristrada, nessuno sa usare il navigatore, e questo è un problema perché non c'è un'azienda che riesca a fare un navigatore funzionale. È un altro problema anche per i TFT delle aziende, perché tutte le aziende che producono moto creano dei TFT che non servono assolutamente a niente, perché i navigatori che sono integrati sono assolutamente inutili. Da qualche anno a questa parte, come ben sapete, sia la Apple sia Android hanno creato i loro dispositivi da auto che nella realtà rendono soltanto su uno schermo una versione ridotta del cellulare. Io ne ho acquistato uno, tra l'altro per la mia macchina, perché lo reputo un dispositivo essenziale in macchina, perché vi toglie la necessità di dover sempre prendere il telefono, perché comandate tutto con l'assistente vocale. Ve lo faccio vedere, tra l'altro ce l'ho qui. Il mio per la macchina è semplicissimo perché l'ho pagato tra l'altro soltanto 50 euro sul sito cinese. Eccolo qua, il 6% che va in auto tutto l'anno. Vedete questa bellissima scritta welcome. Si è connesso al cellulare e queste qui sono le impostazioni che ha il mio cellulare. Vedete, posso usare Spotify, posso usare Google Maps, posso fare tutte le cose, poi posso anche tenere schiacciato qui e far partire l'assistente vocale e chiedergli tutte le informazioni che voglio. Iniziamo da il dispositivo, che è fatto così, ha qua dietro una vitolina, la svitate e lo potete estrarre dalla sua custodia, diciamo più che custodia, è un supporto. Eccolo qua. Il dispositivo è fatto anche molto bene, ho già visto che è abbastanza luminoso, non ha una batteria interna, quindi funziona soltanto alimentandolo con questo supporto qui, però questo supporto qui è alimentabile in vari modi. Questa è una vite soltanto di sicurezza, non è antifurto. È alimentabile in due modi, o tramite una normale USB, vedete qui c'è uno spinotto in mezzo che permette di alimentarlo tramite USB, oppure ha un cablaggio con tanto di alimentatore con due fili liberi che vi permettono di collegarla alla batteria direttamente, o se avete una presa servizi. All'interno della scatola troviamo anche il RAM mount super mega tarroccato cinese, però è un RAM mount a tutti gli effetti, col suo supporto da manubrio che potete mettere dove vuoi. Comunque è compatibile con la RAM mount, quindi questa sfera che c'è qua dietro la potete collegare a qualsiasi supporto RAM mount che avete già a disposizione, come i normali TomTom o Garmin. E poi abbiamo questo che non ho capito che cosa serva, è un riduttore USB mini, non mi ricordo mai la differenza, comunque quello vecchio, e una USB femmina. Credo che serva per poterlo collegare ai servizi, perché ho visto che smontando queste, c'è anche dentro un kit con delle viti di ricambio e il cacciavite, queste micro vitoline qui in questo sportellino dentro c'è la possibilità di inserire una scheda micro SD per poter inserire fotografie e anche video, quindi potete guardarvi anche i film mentre andate, che è una cosa raccomandabilissima, e mettere le fotografie, potete scorrere, insomma è un dispositivo a 360 gradi. Adesso andiamo ad installarlo sulla moto, perché così vi spiego come funziona collegato al cellulare. Vi faccio vedere, e zac, non vedrete niente perché sono 2000 riflessi, c'è un bellissimo 1250 e compare questa schermata che è la sua schermata, diciamo, interna. Ecco qua, partita anche la musica perché non è ancora acceso il Bluetooth, quindi vedete questo qui è semplicissimo, è il CarPlay della macchina che potete configurare anche le icone tramite l'applicazione dell'iPhone. Ovviamente c'è anche Android Play già integrato, non dovete fare niente, quindi a livello di installazione è semplicissimo. L'unica cosa che lo differenzia da quello della macchina è che voi qui avete l'interfono. E ora accoppiamo l'interphone e vi faccio vedere come si fa.
Accendiamo l'interphone. Livello batteria alto. Telefono connesso. Ora teniamo schiacciato. Abbinamento intercom. Menu configurazione. Esci. Reset di fabbrica. Abbinamento Enicom. Cancellare tutti gli abbinamenti. Abbinamento GDS. Per connettere l'interfono all'uscita audio dovete collegarlo qui, in questa emetti Bluetooth. L'unica cosa che dovete stare attenti a questo, perché sennò quando andate sul CarPlay lui utilizza l'audio interno, quindi le casse. Ora dovrebbe comparire qui. Ucom 16. Accoppiato. E ora che avete visto come si configura, proviamolo. Io devo andare, invece che fare come Ale e Gaia che vanno agli eventi più belli, Ale alle 20.000 pieghe in questo momento e Gaia domani partirà per lo Storia Romano, io invece vado a portare le bomboniere a Firenze per la comunione di mio figlio. Mettiamo le indicazioni qui su Google e adesso abbiamo le nostre indicazioni qua, quindi non dovete più tenere il cellulare fuori e potete tenerle in tasca. Ed ecco qua Google Maps che mi dà le informazioni per arrivare alla destinazione. Molto semplice, le informazioni vengono trasmesse dentro l'interfono. Chiama mio padre. Indicazioni per casa. La cosa bella di un dispositivo connesso al cellulare è appunto che, vedete, vi dà le informazioni anche del traffico e di eventuali lavori in tempo reale senza dover aggiornare nulla. I nuovi dispositivi tipo lo Zoom lo fanno, ma non sono diciamo affidabili come questi. Facciamo una prova con Android Auto. Abbiamo qui l'Ulefone, il 14 Pro, CarPlay Moto, perché già così l'avevo chiamato, password a coppia, rullo di tamburi, ed ecco qua, questa è l'impostazione del Android Auto. Vedete, è un po' più completo forse del CarPlay, però il funzionamento è esattamente lo stesso. Ora proviamo la navigazione con Osmand. Ho ricercato la traccia direttamente dal dispositivo, quindi senza utilizzare il cellulare, e ora lui mi sta facendo navigare la traccia GPX che mi ha mandato il buon Quarta per il giro di oggi, il Tuscany Tour. Quindi per chi è consigliato questo dispositivo? Sicuramente per tutti quelli che non vogliono diventare matti con cellulari rugged, supporti strani o ricariche magnetiche USB che ci imblanano dappertutto con questi cavi a vista. Costa sicuramente meno, quasi un quarto di quanto può costare un normale navigatore che tanto non funziona, quindi abbiamo visto ampiamente che tutti i vari dispositivi Garmin e TomTom non sono mai efficienti quanto lo è un cellulare, perché considerate che questo vi dà anche ovviamente le informazioni sul traffico, le informazioni di altro tipo, e vi faccio vedere anche un'altra cosa: funziona anche con Osmand. Quindi tecnicamente voi potete anche caricare delle tracce GPX e navigarle con questo dispositivo che, come vi ho fatto vedere, comunque è super funzionale, super rugged, anti-urto, anti-acqua, è già fatto per essere messo su una moto. È un dispositivo che comunque comprate su AliExpress a 140 euro, se lo volete il giorno dopo invece che in 2 settimane, perché è spedito dalla Spagna per AliExpress, lo trovate su Amazon al link che vi metto in descrizione a 180 euro a seconda della dimensione in pollici che volete. Questo qui è il più grosso dei due.
Quindi insomma, assolutamente consigliato per chi non vuole diventare scemo con i dispositivi tradizionali, perché comunque sia sarà sempre aggiornato, in quanto la Apple e l'Android lavoreranno sempre per migliorare questo tipo di dispositivo che poi viene riprodotto da lui. Quindi con estremo disappunto che vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!